non c'è mai stato un momento in cui ho pensato ad arrendermi. Cioè, non voglio fare il supereroe, però la sogni da talmente tanto tempo, l'investimento è talmente alto, sia di energie che economico, che nella mia testa non è mai entrato un momento l'idea di mollare, mai. Pierpaolo Vivaldi, da un lato, l'anno scorso è venuto a capire come si faceva questa gara, ha guardato gli altri, poi ha detto ho capito tutto, ora vado. Sì, subito ho detto non ci verrò mai, ma come Enrico Guerini, esatto. Ciao, sono Pierpaolo Vivaldi, ho 43 anni, una fantastica donna e un bellissimo bambino e quest'anno ho deciso di correre l'Africa Eco Race. L'Africa Eco Race è una gara che parte da Monte Carlo fino a Dakar. Io ho deciso di farla in moto, si sviluppa in circa 6.000 km, attraversando il Marocco, la Mauritania e il Senegal. Stamattina verifiche tecniche, si controllano licenze, assicurazioni e tutto quant'altro. Stanotte non ho dormito. La gara ufficialmente c'è la parata a Monte Carlo che è dalle stelle alle stalle, ma non stalle nel senso, però insomma dal lusso alle cose difficili, insomma. Realmente si sale in moto e si entra in modalità gara una volta che si arriva a Nador, quando si sbarca dalla nave, perché prima della gara facciamo 2 giorni di traghetto dove lì ognuno si prepara a modo suo, c'è chi dorme, c'è chi sfoga lo stress chiacchierando, c'è chi sbevacchia, c'è ognuno. Io tendenzialmente ho dormito, ma come il 99% dei piloti, insomma, si sono dedicati alla lettura e al sonno, perché poi sappiamo che durante la gara la privazione di sonno è una parte abbastanza costante. Oggi tappa infinita, tipo 600 km, siamo partiti da Nador, abbiamo ritardato un po' la partenza e siamo arrivati a Nubud, una città un po' impronunciabile. Qua siamo a 1000 metri, fa un freddo cane, ora c'è un po' di confusione, stiamo cercando di riorganizzare un po' le cose perché non è ancora tutto chiaro. La paura di un motociclista è una sola, farsi male. E su questo c'è chi ha un'attitudine di più, c'è chi ha un'attitudine di meno, c'è chi proprio non ci pensa. Io faccio parte, ed è per questo che non sono un professionista, di quello che ci pensa. Cioè, ho paura di farmi male. Nei primi giorni del Marocco ho fatto una caduta, dico brutta, quando ero caduto, però adesso dico una caduta perché non mi sono fatto niente. Calo della tensione, sottovalutare il problema, sono caduto. La velocità non era piano perché sarà stato 110, 120 all'ora, 90, comunque insomma cadere in mezzo alle pietre a 90-100 all'ora comunque non è piano. It's cheap, economico, non costa tanto. Oggi tappa da 520 km, è stata dura perché si è arrivati con la notte. Non riesco a descrivere tutte le volte che ho dovuto portare pazienza. Sveglia alle 3 della mattina, gli imprevisti, le cose che non vanno bene, cioè sono normali in una grande avventura. Arrivi che il cibo non è buono, c'è il cibo, cioè la cosa positiva è che c'è il cibo. L'acqua non è fresca, ma c'è l'acqua. Di base è
entrare, cioè il tuo focus, il tuo obiettivo è arrivare a Dakar. Dunque tutto il resto usi solo quello che ti serve. C'è stata una notte, metto la tenda un po' lontano, posizione strategica, perché di notte comunque il rumore è forte, generatori, gente che lavora, cioè alle 2 di notte hanno acceso il generatore a benzina non silenziato, perché ovviamente l'hanno messo lontano, l'hanno montato lontano, non era 10 metri dalla mia tenda, era proprio lì. Fino alle 2, dopo, per fortuna, io mi ho detto mi alzo, lo stacco, lo spengo, e per fortuna si è spento da solo. Ho riso, perché un'altra è una tragedia. Ho fatto una storia su Instagram su sta roba qua, ecco la mia Ninna Nanna. Però insomma fa parte dell'avventura. Spesso quando uno va in vacanza e non succede niente, si diverte e basta, non si ricorda niente. Quando invece succede che il volo era in ritardo, dopo tempo fa ridere quello che era prima un imprevisto, adesso è una storia da raccontare. E di conseguenza per me sono tante storie da raccontare. Finalmente siamo arrivati a Dakhla, dunque siamo al 5° giorno di rally, totale sono 12 giorni di gara. Totale 12 giorni di gara. Siamo felici di essere arrivati a metà, ora il duro inizia tra poco, o sbaglio? Inizia sì il duro, adesso c'è tanta sabbia da mangiare. Tanta sabbia. Tanta sabbia e speriamo che non sia troppo dura, ma sarà dura. Ce la facciamo. Sì, però ce la facciamo, noi arriviamo sempre. Grande. Avanti. Yeah. Un rally è un concentrato di quello che si vive in una vita. Nella vita reale noi siamo distratti da 100 cose, cioè è difficile ad avere il focus di dove si vuole arrivare. Durante un rally, ma come qualsiasi competizione sportiva, specialmente di lunga durata, tu hai il finish. Di conseguenza ti concentri tutto su un obiettivo, che è arrivare a Dakar. Sembrava un po' ripida. Arrivi a un punto che non vai veloce perché sei bravo, ma capisci che andare veloce ti fa far meno fatica. Si arriva in una sorta di concentrazione tale che anche il tuo passo è dato da una stanchezza estrema, che magari sai, ci sono delle dune piccole, però farle piano fa sì che te ti prendi ogni buca. Se invece le fai col passo un po' più sostenuto, la moto copia, però ci va il passo. Ma tu le stai facendo non perché sei veloce, perché hai scoperto che fare così si fa meno fatica e la tua stanchezza te le fa fare. Ma ti rendi conto che devi stare concentrato in quello che stai facendo. Dunque la mente non deve andare a vagare. Dunque non hai la testa che ti parte. E quando ti parte probabilmente c'è una pietrata che ti dà una botta sul muro e ti dice oh, guarda che sei qua, guarda dove stai andando. I'm ready. Ok, finalmente siamo arrivati in Mauritania, oggi siamo all'8ª tappa, la Mauritania è tenutissima perché è come fare un altro rally, c'è un detto che dice che il Marocco distrugge le moto, la Mauritania distrugge le persone, infatti qua i danni iniziano a contarsi, io fortunatamente sto bene, non ho avuto altri incidenti, adesso pian pianino sono venuto la tenda e provo a riposare perché mancano appunto altri 4 giorni per arrivare a Dakar.
they tell me, try to cry. I tell... Io sono diventato papà, cioè ho fatto la gara che Carlo aveva, insomma, 2 anni e qualche mese, insomma, 2 anni e 3 mesi, insomma. Partire, lasciarlo a casa, io non pensavo, ma è stata una delle cose più difficili. Cioè, non pensavo, vabbè dai, 2 settimane per me, mi concentro sulle moto, ma il momento in cui ho salutato Carlo, per me, io ho avuto un bel crollo, cioè non indifferente, perché non sai, se sai cosa lasci, ma non sai quello che trovi. E con le paure che ho raccontato prima, che in quel momento lì che saluti tuo figlio, ti salgono tutte addosso, non è stato così facile. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the Sicuramente Carlo, logicamente ha 2 anni, probabilmente non so se un giorno vedrà sto documentario, mi dirà che pirla mio padre, sicuramente sarà come ho investito il mio tempo con lui. Sicuramente quando un giorno non ci sarò più, lui vedrà questo documentario qua, spero che si emozioni molto, perché mi ha fatto capire quanto bello è avere un figlio, perché privandomene per 15 giorni e facendo qualcosa che piaceva a me, questo ha fatto sì che in fondo, non so se tutti comprenderanno questa cosa, io, perché non vale per tutti, mi sono sentito un padre migliore. Nel senso che quando sono tornato a casa, il fatto che Domitilla mi ha supportato, perché non è scontato supportarmi in un'avventura così, ho fatto quello che volevo, ho vissuto l'avventura che volevo e non ho visto mio figlio come un ostacolo. Cioè mi è mancato, ma allo stesso tempo in altri rally, magari che ho avuto delle difficoltà, ho detto torno a casa, cosa sto a fare? C'ho un figlio qua a casa. Però dico, ma cosa gli segno? Cioè che alla prima difficoltà, la fatica, torna a casa. No, pagato, ci ho lavorato mesi. Chi ha detto che vado, è troppo difficile tornare a casa, no. Trovo il mio passo, trovo la mia velocità, trovo le mie energie, trovo il modo di mangiare, perdo peso, ma ne arrivo in fondo, senza ammazzarmi. È difficile spiegare perché un uomo, uno sportivo faccia delle avventure così estreme. O uno si accende la lampadina e dice io la devo fare, o uno non si accende. Andando a fare un rally ho trovato i ragazzi che facevano la Marathon des Sables, che secondo me era la cosa più folle, ma molto più folle della nostra, perché li ho visti partire all'aeroporto e tornare. Cioè nunca ho visto come sono partiti e come sono arrivati. Dunque insomma ci sono cose più estreme di quello che ho fatto io, come scalare una montagna, però scalare una montagna rende esattamente l'esempio di un rally. Cioè per te l'obiettivo è salire sopra la cima della montagna. Quel momento che tu sei sopra, tu hai raggiunto il tuo obiettivo. Che tutta la sofferenza sia arrivare là, ma si paga in quel momento lì. Che poi questo obiettivo ci metti 12 giorni a raggiungerlo, con 5-6 mesi di preparazione lo rende ancora più speciale, insomma.